andiamo? Come andiamo ragazzi? Oggi? Tada! Prima PlayStation 5 del canale PlayStation 5. Yeah! Sono contento, finalmente anche qua arriva qualche PlayStation 5. Sempre console Nintendo Switch, insomma, un po' per variare, no? Allora, questa console definitivamente morta. Qualcuno vede già qualcosa di sospetto? Perché più o meno dovrebbe vedersi, altrimenti ve lo indico io. Volete che ve lo indico? Allora, questa console qua non si accende perché aspettate, prendo un attimo il multimetro sullo schermo. Qua siamo in resistenza e la resistenza ci dice 0 ohm sui 12 volt. 0 ohm. Abbiamo un cortocircuito importante. E questo cortocircuito adesso ve lo mostro al microscopio. Si trova esattamente lì. Qualcosa ha fatto letteralmente boom. È scoppiato come un petardo. Bello, Guardate che spettacolo. Uno di questi condensatori qui in sostanza ha fatto puff. E di conseguenza si è letteralmente carbonizzato. Si può salvare questa console? Non ne ho la più pallida idea. Bisognerà andare a vedere se gli strati sono ancora buoni interni, se no bisognerà andare a scavare fino a eliminare completamente tutto il carbone, perché il carbone in questo caso è conduttivo. Allora, togliamo questa roba qua, diamo una spazzolata con l'alcol, ok? Togliamo via tutto i residui di carbone, fumo, quello che sia. Speriamo che sia solo questo il problema, che non ce ne sia altro. Per il momento sembra buono. Andiamo a eliminare tutta questa schifezza qua. Allora, sembra che questo pezzetto voglia venire via, che sia letteralmente fuso insieme, ecco qua, si è letteralmente fuso insieme stagno e rame, e pista di rame. Il problema di questi cortocircuiti è che quando si forma carbone, perché la vetroresina praticamente si cuoce tra gli strati, perché questo strato superiore è la massa, ok? E sotto c'è un altro strato di massa, però questa qua è la linea dei 12 volt e chiaramente adesso era completamente in cortocircuito perché congiungeva fra questo e quest'altro. Però al di sotto di questa striscia qua c'è un completo strato pieno di massa, ok? Di negativo, e quindi dobbiamo eliminare. Non sembra neanche tanto male la situazione qui, però dobbiamo eliminare tutto quanto quello che è in diretto contatto fra la 12 volt e la massa. Può essere che ci sia anche del carbone qua sotto questo MOSFET, ma dopo verificheremo. Magari lo andiamo a togliere, rifacciamo un attimo questa parte di circuito. Puliamo un attimino adesso. Dai, non è malissimo, pensavo peggio. Ok, allora, adesso la zona è un po' più pulita. Andiamo a verificare di nuovo nella 12 volt. Sì, siamo ancora in cortocircuito, quindi c'è qualcos'altro oppure
e abbiamo bisogno di scavare ancora, quindi facciamo così, andiamo a rimuovere questi due condensatori qua che potrebbero avere lo stesso problema, magari sono rotti, sono ancora in cortocircuito loro e stanno creando problemi. Ecco, questo se ne viene via da solo, bravo, rompiti, spezzati, bravo. Vediamo, è sparito adesso? No. Ok, andiamo a togliere anche l'altro, però questo non se ne viene via da solo, questo è ancora ancorato bene alla scheda, quindi usiamo l'aria calda per andare a toglierlo. Allora, questa è una scheda piuttosto grande, vediamo se ci riusciamo con 480 gradi e 450 gradi, altrimenti aumentiamo fino a 480. Ok, allora come vedete lo stesso, c'era ancora tracce come vedete di carbone al di sotto qui che non vanno bene. È possibile eventualmente anche rifare questo circuito qua su quest'altro lato qua, per esempio, tanto questa è massa lo stesso, si prendono 3 o 4 condensatori, si mettono di qua al posto che di qua, visto che questa zona è danneggiata, ma adesso vedremo. Allora, abbiamo sollevato un attimino questa zona qui, vediamo alcol, diamo una pulita, per vedere il cortocircuito sparito, vediamo, no c'è ancora, quindi lì sotto il MOSFET c'è il contatto, quindi andiamo a togliere il MOSFET. Ah, ok, molto bene. Il MOSFET stesso anche si è fuso e si è distrutto. Ok, benissimo. Allora adesso non possiamo fare altro che tagliare questa sezione qua. Per liberare, ecco qua, e come vedete c'è anche tanto altro sotto. Oh, qua, guardate qua, carbone. Però dai, la situazione è salvabile, non è andata a fondo più di tanto la traccia, quindi possiamo ricostruire tutto. Ok, adesso andiamo a vedere, quindi ci serve un MOSFET e 4 condensatori. Andiamo a vedere. Cortocircuito. Ah, c'è ancora il cortocircuito, wow. Non me lo sarei mai aspettato, no, a questo punto. Come mai c'è ancora il cortocircuito? A meno che non sta continuando su questo lato qui. Quindi vediamo un po'. Andiamo a staccare l'induttore. Voglio verificare se togliendo l'induttore il cortocircuito rimane su questo lato qua o se rimane di qua. Potrei anche andare direttamente con il voltaggio, dare voltaggio e verificare qual è il punto che si scalda. Potrei anche verificare così, però intanto procediamo senza
andare ad usare la corrente. Vediamo. No, qua c'è ancora cortocircuito. Io ho staccato questa parte di circuito, quindi non dovrebbe risultare in corto, perché questa qua sono sicuro è la massa, come vedete, a meno che non sia andato anche qua sotto, più sotto, non lo so, però qui vedete abbiamo 7 ohm, qua siamo ancora parzialmente in cortocircuito, può essere. Qua cosa abbiamo? 7 ohm. Allora, cos'altro ci può essere qua che non va? Come ho detto, può esserci altro qui sotto che ha preso fuoco e quindi c'è bisogno di un attimo di una pelatina in più, tipo di qua, come vedete c'è ancora del carbone. Ok, qua le cose sono sane. Sì, qua sotto le cose sono sane. E va bene. Qua, come vedete, ci sono un po' di tracce che vanno al di sotto di qua, ma non sono state prese, il che va bene. Comunque per il resto sembra ok. Allora, questo qua è tutto strato di massa, possiamo letteralmente pelarlo via. Vediamo se è cambiato qualcosa. No. Ok, allora è il momento di telecamera termica e iniezione di voltaggio, perché qui il problema è stato risolto, almeno da questo lato qua. Ok, e di qua invece vedo che c'erano 7 ohm. Controlliamo che il MOSFET sia ancora buono, che non ci siano. Allora, questo MOSFET fa 7 ohm, è un dual MOSFET. Questo dovrebbe essere il gate, però sì, questo fra questo e questo abbiamo lo stesso. Eliminiamolo e vediamo. Ok. Allora, abbiamo eliminato il low side MOSFET, il MOSFET collegato nella parte bassa, cioè a negativo. Questa qua è la massa e viene fatto tecnicamente per sicurezza, ok? Ma adesso andiamo a vedere allora di nuovo, andiamo a prendere la massa, andiamo a vedere che resistenza abbiamo qui. No, abbiamo sempre 7 ohm e non è bene 7 ohm. 7 ohm non va bene perché vuol dire che c'è qualcosa su questa linea qua che è in parziale cortocircuito, che questa qua dovrebbe essere la linea dei 5 volt tecnicamente, quindi abbiamo problemi anche lì. E vabbè, allora a questo punto intanto andiamo a vedere il problema dei 12 volt e dopo andiamo a vedere il problema che c'è qua. Togliamoci dal microscopio, che adesso non ci serve. Allora, colleghiamoci con l'alimentatore da banco. L'alimentatore da banco è impostato per 0,8 volt. L'amperaggio adesso non lo conosco, non me lo ricordo a cosa è impostato. E andiamo a vedere con la nostra telecamera termica.
Allora, siamo a 7 ampere. Come possiamo andare anche più giù, però possiamo andare 2-3 ampere. Non mi servono proprio tutti questi ampere. No, facciamo 3 ampere, va bene lo stesso, va bene così. Quindi adesso la scheda, come vedete, è calda perché chiaramente ci ho lavorato i MOSFET, ho tolto i MOSFET eccetera. Allora me la giro di qua perché sennò non ci arrivo con l'alimentatore del banco. Allora, la scheda si è raffreddata un pochino, quindi bene o male potrei riuscire a scoprire cosa sta succedendo. E allora andiamo a dare corrente. Abbiamo 2,2 ampere. Ma non sembra esserci nulla di rilevante. Quello lì è solo riflesso. Magari dall'altro lato della scheda? Può essere. Quindi giriamo la scheda. Ok. Andiamo a mettere corrente. Abbiamo sempre 2,2 ampere. Questa qua è l'unica zona che si scalda, che è calda, non che si scalda. Però non ho nient'altro di rilevante. Qui abbiamo 40 gradi. Che ci sia un MOSFET da questa parte? Rimane a 40 gradi costante. Se tolgo diminuisce. Quindi abbiamo un MOSFET da questa parte qua anche allora. Ok, le cose si moltiplicano. Va bene, allora lasciamo raffreddare un attimo la scheda. Ok. Gli diamo il tempo di raggiungere temperatura ambiente eccetera, 20-25 gradi, in modo che così possiamo fare le nostre misurazioni più correttamente, cioè le nostre rilevazioni più correttamente. Per il momento tolgo, sì, si sente proprio la zona calda, e non è perché io ho lavorato qui che di riflesso è qua, ma io sento caldo qua, quindi c'è qualche cosa qui che ha smesso di funzionare. Secondo me ha preso una fulminata sta console, non è normale come situazione che ci siano così tanti componenti in cortocircuito. Può anche essere ancora uno di questi condensatori, per esempio, piccoli, che ci sono qui. Devo procurarmi anche un po' di questa gomma pasta termica, perché non ne ho, che una volta che la si toglie si distrugge, si disintegra. Ok, adesso la scheda è pressoché fresca, possiamo di nuovo ripetere l'operazione. Abbiamo 2 ampere. Questi sono riflessi. Sembra esserci qualcosa qui. Difficile da notare un po'. Questo qua. Questo qui sembra un po'. Non è moltissimo. Sembra. Però voglio comunque continuare. Non c'è nulla che salta proprio all'occhio immediatamente.
anche perché comunque qui abbiamo lo stesso 0 ohm, quindi c'è qualcosa in cortocircuito, però il problema è che assorbe talmente tanta la scheda assorbe talmente tanto il calore però non posso andare più in alto di 0,8, potrei andare a 1, ma non voglio, perché se c'è realmente un MOSFET che è in cortocircuito ed è in cortocircuito fra ingresso e uscita, è potenziale anche il fatto che il processore sia completamente in cortocircuito, perché la 12 volt gli è andata direttamente, ok, dentro, e quindi abbia fritto anche il processore. Quindi speriamo che non sia questo il caso, e andiamo a questo punto a verificare un po' di cose. Allora andiamo a verificare che resistenze abbiamo qui. Come vedete abbiamo 0, è tanto basso. Ogni tanto va su, ogni tanto va giù. Strana la cosa. Qui abbiamo 7 ohm. Sono gli stessi 7 ohm di prima. Il che è strano. No, vabbè. Purtroppo non ho avuto molte schede di confronto, quindi non posso saperlo di per certo. Ecco, vedete? Questo è 0,3 adesso. 0,2. E la resistenza delle mie sonde è di circa 0,2. Quindi potrebbe essere il caso appunto che uno di questi MOSFET qua sia in diretto contatto fra l'ingresso e l'uscita. Allora, per eliminare ogni dubbio intanto vado a togliere tutti gli induttori uno per uno. In questo modo isolo l'uscita dall'ingresso dove ci sono i MOSFET. Allora, torniamo al microscopio. E andiamo a misurare qualche cosa. Allora, per la precisione andiamo a misurare dall'ingresso verso l'uscita. Quindi noi andiamo dall'ingresso, che possiamo prenderci in una tipo qua, che questo è la linea in comune per tutti, ok? Per tutti i MOSFET, ok? E no, questa cos'è il negativo? Questo potrebbe essere negativo. Aspettate un attimo. Sì, questo è il negativo, quindi ok, andiamo direttamente qua. Allora questo dovrebbe essere l'ingresso. Sì. O possiamo andare direttamente anche qua, sulla 12 volt. Sappiamo che entra la 12 volt e poi trasforma e va fuori in voltaggio per il processore. E andiamo a misurare su tutte le piazzole qui che resistenza abbiamo. Qui il MOSFET che è in cortocircuito lo vediamo subito perché ha una resistenza bassissima, chiaramente. Eccolo qua. Questo è in cortocircuito. Perfetto, quindi questo qua è andato. Ok, andiamo a vedere comunque gli altri. Questo sembra ok e questo sembra ok. Molto bene. Il problema adesso è questo qua ha fatto passare 12 volt di qua?
perché è un problema. Se il processore, adesso la scheda è calda purtroppo, quindi i processori hanno resistenze bassissime. Se io vado a misurare adesso qua, mi dà bassissimo, come vedete, 0,2, ok? Che sembra in cortocircuito, perché come vi ho detto la resistenza delle mie sonde è di 0,2 circa 0,1, ok? Se io torno a misurare qui mi dà come se fosse la resistenza delle mie sonde, quindi devo lasciare raffreddare completamente, ok, la scheda, e verificare se almeno ho 0,4, 0,5, non ho idea dell'effettivo valore che deve avere questa linea qui. E se è entrata la 12 volt qui, ciao, niente, questa è una console definitivamente morta, che nemmeno io posso salvare. E secondo me è sempre più ovvio il fatto che questa ha preso una fulminata, completamente fulminata, e quindi non ci si può fare nulla, perché non è normale. Abbiamo un MOSFET, poi quello che abbiamo fatto di qua ha preso una brustolata lì, si è bruciato il MOSFET qui, ci sono letteralmente cotti i condensatori che c'erano qui, si è danneggiata la scheda. Questa linea qua non ho idea se effettivamente abbia 7 ohm o di più, perché se ci sono problemi anche qua, che 7 ohm non dovrebbe averli, dovrebbe avere, che ne so, qualche kilo ohm eccetera, anche qui sarebbe un problema, e quindi bisogna andare a vedere e capire. Fortunatamente però, ok, io ho un'altra console che mi è stata data insieme a questa, quindi anche se bene o male non è la stessa cosa, ok, che ha un altro problema, che farò un secondo, un video a parte, ok, eccola qua, un'altra console, sempre versione disco, non è mai stata aperta, esattamente come questa, ed eventualmente posso andare a prendermi qualche valore di riferimento per questa scheda qua, se riesco ad aggiustare questa, chiaramente. Okay. Questa ha i 3 bip, si attacca alla corrente e la console emette 3 bip appena si attacca alla corrente, quindi questa qua è abbastanza probabile che sia un discorso del BIOS che è da resettare, un attimo da riconfigurare, e poi teoricamente dovrebbe tornare a funzionare, quindi la scheda in sé dovrebbe essere a posto e già posso comunque andare a prendere dei valori di riferimento per questa linea qua e per la linea del processore. Comunque, per il momento, a parte che comunque devo andare a prendere i componenti di ricambio, devo ordinare il MOSFET qui e devo ordinare il MOSFET qua. I condensatori posso prenderli da qualsiasi altra scheda, PlayStation 4, PlayStation 3, non ha importanza. Prendo i condensatori che di solito ci sono sulla 12 volt e li vado a rimpiazzare, e quindi non è un problema. Però i MOSFET chiaramente non li ho, devo andarli a ordinare. E per il resto, come ho detto, devo andare a verificare se il processore è ancora buono, perché se il processore non è buono, inutile andare a comprare componenti. Già, è completamente inutile andare a comprare componenti. Quindi io adesso metto un attimo in pausa, faccio le mie ricerche e vi saprò dire quando, se trovo qualcosa di importante o se è un completo fallimento e quindi questa console è completamente morta. Ci vediamo tra qualche secondo. Allora, ora la scheda è praticamente fredda, ok, e posso andare a misurare la resistenza come vi dicevo. Quindi prendo qua la massa e andiamo a misurare questa resistenza qua, siamo a 0,3, ok, e la resistenza delle mie sonde è 0,1, quindi circa abbiamo 0,2 come valore di resistenza del processore. Ora il problema è capire se questo valore va bene oppure no, perché se il processore
e dovrebbe avere un ohm, 1,5 ohm o cose del genere, siamo fritti. Qui abbiamo 7 ohm. Vediamo un po' in giro. Qui cosa abbiamo? Abbiamo 140 ohm. Qui abbiamo 2 ohm. Qui abbiamo 25 ohm. Quindi 7, 0,2, 130, 2,5 e 25. Ok, allora intanto vado ad aprire l'altra console e faccio qualche misurazione. Poi vi saprò dire se questa console può essere ancora viva oppure se è morta. Quindi a tra poco. Ok, ho la seconda console aperta. Ok, ecco qua. Adesso ho letteralmente piegato la mia sonda, va bene? Allora, come nuova. Ok, allora, se io vado a misurare qui dove ci sono questi induttori, come su questa zona qua, io qui ho 0,3. Quindi sì, effettivamente è basso il valore. È molto basso il valore. Quindi non c'è da preoccuparsi, non c'è da prendere paura. Allora, andiamo quindi a misurare le altre. Qui abbiamo quelle che erano 130 dall'altra parte. Qui abbiamo 35 ohm perché queste sono le memorie SK Hynix. E qua abbiamo le memorie Micron. Ok? Ogni tipologia e marchio di RAM ha la sua resistenza. Quindi non dobbiamo prendere paura se vediamo diversamente qui. Poi avevamo visto più o meno 2. Sì, scusate, non riuscite a vedere. Allora, qua abbiamo 2 come ce l'avevamo qui, ok, su questa cosa qua. Dopo abbiamo qui che erano 25 dall'altra parte, qui abbiamo 32, va bene. E poi c'è questa qua sotto, che è qua sotto, quindi adesso un attimo tolgo forse il processore è buono. Forse il processore è buono. Oh, fantastico, è anche una EDM010 che è uguale a EDM010 anche qua, quindi fantastico, è la stessa identica scheda, quindi posso fare paragoni 1 a 1 proprio, letteralmente, senza problemi. E allora, dicevamo che qui abbiamo 0,3, ok, e qui dall'altra parte abbiamo 7 ohm, qua invece abbiamo 6 ohm, quindi va bene, va molto bene, però rimaneva da controllare questa qui, se effettivamente questa linea qua deve avere 6 ohm, 7 ohm oppure no, e questa qui, fatemi controllare, è quella che viene su questi condensatori qua, quindi qua in teoria, e io qua no, vedete, ho valore di kilo ohm, quindi c'è ancora qualcosa che non va. Può essere che sia questo chip qua che ha preso la fulminata, o qualche condensatore qui, quindi magari serve anche questo qui da questo lato qua, andrò a verificare, però qui siamo nell'ordine dei kilo ohm, qui invece abbiamo ancora 7 ohm, quindi c'è ancora un problema qua. Ok, e a questo punto possiamo progredire con le indagini. E andare a verificare allora qual è il componente che dà fastidio, che dà problemi. Ok? Se noi giriamo la scheda, ok, andiamo su questi due condensatori qui, c'è la piazzola proprio. Aspettate che vado sotto il microscopio, così vi faccio vedere meglio. Allora, stavo dicendo, c'è quella piazzola lì
eccola qua, che è quella che porta corrente fino a qua, quindi magari questo qua è bruciato. Quindi andiamo a verificare questo. Che valore di resistenza c'è qua? Abbiamo ancora i 7 ohm qua? Sì. Ok, quindi qua c'è qualcosa che non va. E allora, di nuovo, telecamera termica. Accendiamo. Intanto che si accende andiamo a posizionarci con la telecamera da sopra. Andiamo a prendere qua il negativo. Ok, e con il positivo siamo a 0,8 volt. Andiamo a metterci qui e abbiamo 120 mA, e con la telecamera termica non vedo assolutamente nulla. Però aspettate, sì, si sta, è pochissimo, si nota. Sembra quasi che faccia parte lo stesso della colorazione della scheda, ma il chip prende un po' di calore, pochissimo però. Se lo tolgo scompare, quindi anche il chip lì è andato, e secondo me appena lo tolgo il cortocircuito sparisce. Togliamo anche questo e vediamo. Ok, adesso la scheda è ancora calda, ma possiamo andare a verificare intanto se questa linea qua 9 ohm vuoi dirmi che non era il chip? Ma magari è un altro di questi condensatori qui? Interessante. Andiamo a vedere l'uscita. L'uscita no, l'uscita sta bene, quindi non c'è nessun cortocircuito in uscita. Ma in entrata ci sono ancora qui 9 ohm, e secondo me è uno di questi due condensatori qua, o quelli dall'altro lato della scheda, che effettivamente non ho neanche guardato. Non ho neanche guardato e pensavo fosse il chip, perché di solito un condensatore, quando è in cortocircuito netto, cioè 0 ohm, no 9 ohm. Quando invece abbiamo un cortocircuito, diciamo, possiamo definirlo parziale, 2, 3, 4, 5, 10 ohm, solitamente sono i chip, sono i chip che vanno parzialmente in cortocircuito, che è una cosa più comune. Ok? Quindi adesso, qua non ho visto tracce di calore, però può essere che lo stesso ci sia qualcosa ancora qua. Ok, adesso che li ho rimossi completamente non cambia nulla. Non cambia assolutamente nulla. È la cosa più assurda che io abbia mai visto. Quindi c'è un cortocircuito interno alla scheda. Non c'è nulla da fare, cioè su questa cosa qua non si può fare nulla. Qui siamo divisi. Niente. Allora, adesso che praticamente tutto è staccato, a meno che non vada da qualche altra parte. Ma dove?
Dov'è che va? In qualche altro punto della scheda? Oltre a questo? Ok, fermo un attimo e guardo un attimo in generale se trovo dove porta questa pista qua, se porta altrove e vediamo, perché è stranissimo, stranissimissimo. Ci vediamo tra poco. Ah, sì, come sospettavo, vuol dire che c'era qualcos'altro. Perché ho messo il multimetro in continuità e questa è effettivamente la linea dei 5 volt. Perché dico che è dei 5 volt? Perché mi arriva qui e qui sui chip 1D SK di 6K, che sono quelli responsabili per le porte USB, ok? Quindi c'è qualche problema sulla linea dei 5 volt. Allora, considerato che sono i 5 volt, allora vediamo, le porte USB sono a posto, queste almeno, quindi non dovrebbe esserci problemi, quindi vuol dire che arrivano anche di qua, giusto? Vediamo subito. No, non arrivano di qua, arrivano solo di qua, su quelli frontali. Va bene. Quelli posteriori sono su un'altra linea, che allora vuol dire che è questa. Scommettiamo? Sì, eccola qua, questa è l'altra linea dei 5 volt. Andiamo a vedere se questa linea dei 5 volt sta bene. Abbiamo 500 ohm. No, ma siamo in continuità, aspettate. Andiamo a vedere in resistenza. Abbiamo 7 mega ohm. Perfetto, 7-6 mega ohm. Ordine dei mega ohm, va bene. Quindi vuol dire che c'è qualche cosa sui 5 volt. Allora, giriamo la scheda, la mettiamo così, vediamo. E che cos'è che potrebbe essere in cortocircuito a questo punto? Andiamo a verificare con il nostro alimentatore di balcone. Però questa volta che sappiamo che sono 5 volt, aumentiamo, ok? Possiamo andare più su, possiamo andare fino a 2, 3. Tanto la corrente non torna indietro perché è isolata, è completamente isolata qui, quindi rimane solo su questo lato di qua. Aumentiamo fino anche a 5 volt senza nessun problema a questo punto. 5 volt, 3 ampere, ok? 3 per 5 fa 15, 15 watt. Se effettivamente viene fuori 15 watt di roba, vediamo. Abbiamo 1 ampere, ok? 5 volt, 1 ampere sviluppa 5 watt. 5 watt sviluppano parecchio calore. Quindi possiamo andare a identificare il componente che ci dà ancora problemi. Buono a sapersi. Ok, 3, 2, 1. Cos'è che ci dà problemi? Ah, lo stesso, il MOSFET. Eccolo qua, il MOSFET. Perché il MOSFET è anche direttamente collegato con la linea dei 5 volt. Se l'avessi tolto subito non mi sarei dovuto preoccupare di tutto quanto. Andiamo a eliminare il MOSFET, vedrete che la linea dei 5 volt tornerà a posto. Però andiamo così. Questi qua sono i condensatori elettrolitici, non sopportano il calore, quindi è bene andare a isolarli. Ora siamo più sicuri e possiamo andare a staccare. Ok, spero di non aver dislocato qualsiasi altro componente. E adesso possiamo andare a vedere là. Ci siamo? 3, 2, 1. Yeah, 18 ohm.
Adesso ci sono 18 ohm perché abbiamo tolto il MOSFET in cortocircuito, ma la linea dei 5 volt è collegata in parallelo a tutti i MOSFET, quindi adesso in questo momento sono caldi e la lettura è bassa. Ok? Appena si saranno raffreddati la lettura dovrebbe aumentare, a meno che non ci sia qualche altro MOSFET che sta soffrendo. Ok? Il che è anche probabile, perché a quanto pare non sale. Già non sale, vuol dire che ce n'è un altro? Andiamo subito a verificare. Allora, telecamera termica finché siamo in tempo, che non si spegne da sola. Allora, qua siamo ancora alti. Andiamo, abbiamo ancora 6, però vedete ce ne sono diversi. Ci sono 3 punti. C'è il primo, questo qua, ce ne sono diversi. Cos'è? E questo qua. Quindi vuol dire che uno di quei due lì, o potenzialmente tutti e due, se ne sono andati insieme. Allora, noi abbiamo anche tolto il MOSFET da lì. Andiamo a vedere se la linea dei 12 volt è ancora in cortocircuito. No, la linea dei 12 volt non è più in cortocircuito, ma la linea dei 5 volt ha ancora problemi. Ok? Perché ci sono dei MOSFET che ancora sono problematici. Quindi andiamo a staccare questo e questo, cioè uno alla volta, e vediamo se risolviamo il problema. Altrimenti, mal che vada, vado a comprare tutte le fasi, tutti i MOSFET, driver MOSFET, e li rimpiazzo tutti, così siamo sicuri della cosa, del lavoro. Ok, adesso siamo ancora a 20 ohm. Ok, procediamo a quello lì, con quello lì, e vediamo cosa succede. 23. Cioè, vuoi dirmi che tutte le... Wow. Giusto voglio andare a vedere un attimo in modalità diodo. No. Cioè, continuano ad essere in cortocircuito, quindi c'è qualcosa lo stesso che continua a buttare giù. Adesso la scheda è lo stesso, è calda, quindi la scheda è calda, e questo non favorisce delle buone letture. Ma qui abbiamo letteralmente, come vedete, 0,006, 0,01. Dovrebbe salire, dovrebbe essere tipo 0,3, 0,4. Qui abbiamo lo stesso altri MOSFET che sono bruciati. Adesso è questo qua in mezzo. Ancora niente, Ancora niente. No, andiamo avanti allora. Procediamo. Togliamoli tutti. Ora sono tutti tolti. Che valore ho qui? Vedete? 39. Ogni singola fase distrutta. Pazzesco. Tutte da cambiare, tutti. Ma il processore sembra essere buono e forse, una volta sostituite tutte le fasi, tutti i driver MOSFET, che sono parecchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono 8 pezzi, potremmo ottenere una scheda funzionante. E sono 2 ore che ci sto lavorando,
e io sono sempre più contento, sorpreso e soddisfatto di come sto gestendo la prima console PlayStation 5 che mi arriva tra le mani. E vedremo gli sviluppi, ragazzi, vedremo. Per il momento non posso fare niente perché sto aspettando una risposta dal cliente se accetta o meno di proseguire il lavoro oppure smettere. Gli ho dato un prezzo, gli ho fatto un preventivo di spesa, però qui chiaramente è bello alto perché diversi componenti sono bruciati e quindi ha un costo non irrisorio, se si può dire, ok? E quindi devo aspettare. Per il momento lascio così, vedrò di continuare il video se accettano di continuare il lavoro, altrimenti poi vi farò sapere, insomma, se hanno accettato oppure no. Quindi rimango, comunque spero che questo video possa comunque essere utile, anche se poi risulterà troncato e che non si può finire il lavoro perché il cliente chiaramente non accetta. Quindi vediamo. Io sono contento, sono fiducioso che questa console possa tornare a lavorare e niente, quindi vediamo. Ci sentiamo, ci rivediamo una volta che è stato deciso tutto. Per il momento ci salutiamo.